Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la luna e vedere dal punto di vista astrologico, quindi un po' per tutti, quali sono le energie principali. Di sicuro questa luna piena in Capricorno, dove sentiremo l'energia un po' per tutto il percorso dal 16 giugno, ma soprattutto avvicinandoci al 30 giugno, un periodo emotivamente più stabile, possiamo sentirci più razionali, più concentrati, maggior buonsenso, anche senso della disciplina e dell'ordine, quindi essere votati al massimo verso il nostro obiettivo, i sentimenti sono sotto controllo, le nostre azioni possono essere calcolate e mirate proprio per un periodo di nuove scoperte, grandi imprese e successi. Di contro dobbiamo fare attenzione a una forte sensazione di solitudine, emotivamente più freddi, indifferenza, egoismo, eccessivo pragmatismo, può aumentare la riservatezza e l'insensibilità, ma attenzione che queste cose possono essere solo apparenti, e cioè possono scattare come meccanismo di difesa. E vediamo i vostri oracoli. Partiamo dal primo, dove ci parla del punto di partenza, quindi le energie intorno al 16 giugno. La danzatrice della luna ha un aspetto molto particolare, cioè perché il suo significato è di far entrare nella nostra vita maggiore tranquillità, serenità, leggerezza, gioia, spensieratezza, anche nel modo di affrontare le cose, quindi scaricare le tensioni, gli obblighi, sentirci più leggeri. E come farlo effettivamente? Prima di tutto può arrivare qualche occasione, qualche circostanza di gioia, di festeggiamento, di brindare a una vittoria, di condividere un momento felice. Se c'è qualcosa che non va effettivamente, allora è lì che ci sta dicendo di scaricare la tensione e magari di sfogarci o di dare spazio per prenderci del tempo per noi stessi e fare un qualcosa che ci fa stare bene. Quindi abbiamo questo punto di partenza che secondo me può essere proprio utile come modalità di comportamento, di atteggiamento, proprio per affrontare tutto il periodo, che può essere abbastanza intenso per certi aspetti, sia in positivo sia in negativo. E la luna crescente punta l'accento sulla motivazione e sul cambiamento, e quindi già ci dice che possiamo cogliere un colpo di fortuna, una felice scoperta, una bella coincidenza, magari di essere più curiosi, di agire con risolutezza, di fidarci nelle situazioni più complesse e difficili, magari cercare di fare almeno un piccolo passo, seppur nell'incertezza, non ha importanza, ma almeno cercare di farne uno piccolino. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi con l'altro messaggio. Troviamo la luna calante e questa ha a che fare con una fase di passaggio, di transizione. Molti di voi sanno che questi passaggi sono molto particolari e molto intensi, possiamo sentirci sospesi, alla soglia di qualcosa di importante. È qui che dobbiamo riflettere su noi stessi, forse perché abbiamo bisogno di lasciarci il passato alle spalle o abbiamo bisogno di prenderci tempo per rimarginare le nostre ferite, quindi una fase di guarigione o una fase di preparazione, quindi di protezione a un qualcosa che stiamo per affrontare. E adesso procediamo con i messaggi dell'oracolo dello sciamano.
Allora, vediamo quali sono i prossimi messaggi che possono intensificare o saltar fuori qualche altra cosa che magari ci è utile. La carta numero 13, il corvo, parla di verità, di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi e magari di arrivare finalmente a dire no ad alcune regole impostate o come stanno andando certe cose, poi soprattutto se non siamo soddisfatti e non stiamo bene. Di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa, di soprattutto riconoscere ed evitare le illusioni, di essere onesti e sinceri soprattutto con noi stessi e c'è una verità, che possiamo appunto venire a contatto con questa verità che può essere liberatoria. Importante, come vi dicevo, proprio evitare le illusioni, evitare per paura o per abitudine di mettersi in moto, di fare un qualcosa. E poi, come dicevo, ha tanto a che fare anche con il mantenere la parola e l'impegno. Poi troviamo il messaggio della carta le molte vie e qui già nel nome stesso della carta effettivamente ci parla di alternative, di scelte, di coraggio, di ascoltare l'intuito, la nostra guida interiore, di aver visione e vedere le cose oltre l'apparenza, di costruire con praticità, con consapevolezza, di utilizzare il nostro cuore come bussola per compiere delle scelte significative, essere fedeli a se stessi e quindi di utilizzare la nostra forza interiore e magari uscire dai sentieri quelli conosciuti e sicuri, di andare all'avventura, di aprirsi anche al possibile imprevisto come via di trasformazione, quindi di cambiamento. E adesso vediamo l'ultimo messaggio che arriva dalla croce andina. In questo caso, siccome ci sta dicendo che dobbiamo aspettare il momento giusto, il momento favorevole per fare determinate cose, sia per comunicare, sia per agire. E in questo passaggio dobbiamo metterci in ascolto con consapevolezza, con saggezza e capire il momento giusto appunto per capire come muoversi, che cosa fare e magari anche capire che a volte è il momento di stare fermi e quindi non necessariamente di fare per forza un qualcosa. E poi ha un altro messaggio se avete dubbi e perplessità, allora è lì che dobbiamo ampliare le nostre prospettive, il nostro sguardo, andando oltre la nostra zona di comfort, oltre i nostri limiti e le nostre paure e allora lì poi possiamo trovare il nostro momento giusto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!